Cosa potete aggiungere delle cose che amate e di cui siete grati alla lista che avete preparato? Adesso ci concentreremo sull'individuazione del modo che abbiamo di non amare noi stessi. Per esempio, continuando a rimproverarci, a criticarci, facendoci del male emotivamente e fisicamente. Dimostriamo di non amarci maltrattando il nostro corpo con il cibo, l'alcol o la droga, oppure convincendoci di non poter essere amati. Talvolta siamo noi stessi a non amarci continuando a rimandare qualcosa o scegliendo di stare con persone che ci maltrattano. Qualche volta dimostriamo di non amare noi stessi causando morte e oppressione e altre volte, abbiamo veramente 1000 modi per farlo. Quali sono i vostri modi di non amarvi? Potreste pensarci su e forse fare una lista dei modi che avete per non amare voi stessi. Interrompete l'ascolto adesso, oppure fatelo più tardi. Respingere e negare ciò che può determinare il nostro bene è un modo di non amare se stessi, e lo facciamo in molti modi diversi. Sapete, una volta avevo una cliente con cui ho lavorato per eliminare l'uso degli occhiali. Indossava gli occhiali o le lenti a contatto e stavamo cercando di individuare lo schema interiore che limitava la sua vita. Un giorno siamo arrivate insieme a una svolta e la mattina successiva, quando si mise le lenti a contatto, provò fastidio nel portarle. In qualche modo la sua vista era migliorata e riusciva a vedere bene qualsiasi cosa, lontana o vicina che fosse. La cliente passò tutta la giornata a ripetersi: «Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere». E il giorno successivo dovette di nuovo mettersi gli occhiali. Capite, l'universo risponde a quello che diciamo e se neghiamo l'esistenza del bene quando sopraggiunge nella nostra vita, significa che non amiamo noi stessi e che lo respingiamo letteralmente. Può capitare di avere un partner stanco e brontolone e noi pensiamo subito di aver sbagliato qualcosa. Oppure il nostro matrimonio vacilla e noi crediamo di non essere abbastanza bravi. A volte non abbiamo il coraggio di chiedere indicazioni stradali, oppure qualcuno non ci chiama dopo un appuntamento e noi ci domandiamo cosa ci sia di sbagliato in noi. O ancora il nostro corpo non corrisponde agli ultimi dettami della moda e allora pensiamo di non essere all'altezza. Non concludiamo l'affare, non otteniamo la parte o ancora pensiamo di non essere bravi abbastanza. Possiamo avere paura dell'intimità e quindi evitare il sesso o viverlo solo in modo occasionale. Come esprimete voi la mancanza di autostima? Pensateci. Non significa che siete cattive persone. È quello che state osservando che può essere cambiato. Vedete, quando eravamo bambini, sapevamo di essere creature meravigliose. Provate a guardare un neonato. È pieno di vita, di amore. Chiede esattamente ciò che desidera. Esprime i propri sentimenti liberamente. Quando è arrabbiato, non solo ve ne accorgete voi, ma l'intero vicinato. E subito dopo un suo sorriso può illuminare la stanza, perché il neonato vive nel presente. Queste meravigliose creature cercano e ottengono quello di cui hanno bisogno. Amano il proprio corpo dalla testa ai piedi, inclusi i loro escrementi. Non c'è vergogna, né senso di colpa o imbarazzo. Tutti noi eravamo così. Ma poi, a un certo punto del nostro cammino, abbiamo perso questa spontaneità. Dove avete perso la vostra? Ora vorrei che prendeste lo specchio e che vi guardaste diritto negli occhi, dicendo: «Ti amo e ti accetto esattamente così come sei». Voglio che lo facciate ora. Quali sono le vostre reazioni? Come vi sentite? Vi sembra un esercizio facile? Vi sentite sciocchi? Vi sembra difficile? Vi fa arrabbiare? Quale altre reazioni state avendo? Ricordo che non facevo altro che criticare me stessa tutte le volte che mi guardavo allo specchio. Passavo le ore lì davanti strappandomi le sopracciglia con l'intento di darmi un aspetto un minimo accettabile. E ricordo anche che mi spaventava guardarmi dritta negli occhi. Cosa pensate dell'esercizio? È stato difficile? Perché vedete, la questione fondamentale è come vi sentite dentro di voi e non cosa succede all'esterno. Le dimensioni dei vostri fianchi o il vostro conto in banca o se avete un partner oppure no, non conta. Come vi sentite dentro di voi, questo è importante.
Se restassimo concentrati sul problema, ci limiteremmo ad aggiustare la nostra vita, a metterci una pezza. Invece per me è importante che impariate ad amare voi stessi. Ma potete farlo solo se smettete di criticarvi. Siete critici con voi stessi? Ma conosco già le vostre risposte. Naturalmente, come potrei raggiungere il cambiamento altrimenti? Come potrei motivare me stesso al cambiamento? Certo, ho sempre criticato me stesso. Adesso non stiamo parlando delle persone in generale, stiamo parlando di voi, di te. Perché critichi te stesso? Cosa c'è che non va in te? A questo punto vorrei che vi fermaste a riflettere su ciò che trovate di sbagliato in voi e che prepariate una lista di questi aspetti. Quando avrete finito, tornate all'ascolto. Un consiglio: prendetevi tutto il tempo necessario per svolgere gli esercizi tra una spiegazione e l'altra. In questo modo sfrutterete al meglio le risorse che vi offrono i 2 CD. Ora ditemi che cosa avete scritto sulla lista. Siete troppo bassi, troppo alti, troppo giovani, troppo vecchi, troppo stupidi, qualsiasi cosa. Non abbondano i troppo? Pensateci. Questa lista non va forse in coppia con quella dei dovrei? Non sono più o meno le stesse voci? Il nocciolo del problema è sempre il medesimo. Non sono abbastanza bravo. E questo ci riporta alla questione fondamentale. Non amiamo noi stessi. E questo per me è il vero problema. Ora la domanda è: da dove vengono queste idee su di noi? Come siamo giunti dalla perfezione del neonato che sa di essere una creatura meravigliosa alla sensazione di non poter essere amati e di non avere valore? Mi piace paragonare questo cambiamento a quello di una rosa. Pensate a questo fiore meraviglioso che da tenero bocciolo fiorisce splendidamente e mantiene la sua bellezza fino a che non è caduto l'ultimo petalo. In costante divenire, la rosa mantiene integra la sua bellezza e la sua perfezione. E così siamo noi, perfetti in ogni momento della nostra vita. E dobbiamo vederci in questo modo nel qui e ora. Naturalmente possono esserci cose di noi o della nostra vita che vogliamo cambiare, ed è giusto che sia così. Ma ciò non significa che siamo cattive persone. Al fine di liberarci dalle convinzioni che abbiamo su noi stessi, che ci limitano, vogliamo esaminare il passato e scoprire in cosa consistano effettivamente questi blocchi. Se non li identifichiamo, non possiamo rimuoverli. Quindi rivolgiamoci al passato e vediamo quali sono le idee, i principi, le credenze che ci limitano e le elimineremo. Si tratta di ripulire la nostra mente come se facessimo i mestieri in casa. Qualcuno li fa più spesso di altri, ma arriva un momento in cui non è più possibile procrastinare e bisogna riordinare e pulire la casa perché è diventato impossibile viverci. È lo stesso con la mente. Periodicamente dobbiamo fare pulizia ed eliminare i rifiuti insieme alle cose che non ci servono più o che non ci vanno più bene. Teniamo da conto invece i pensieri positivi e potenziamoli usandoli più spesso. Può essere davvero così facile come svuotare un piatto degli avanzi nella spazzatura. Non andreste a pescare i rifiuti nella pattumiera gettata ieri per preparare la cena di questa sera. Ma quante volte invece andate nell'immondizia mentale di ieri per costruire i pensieri di domani? Il prossimo esercizio che farete consiste nel preparare una lista delle cose sbagliate che i vostri genitori vi hanno costantemente rimproverato. Segnate tutti i messaggi negativi che vi vengono in mente. Per farlo interrompete l'ascolto e prendetevi tutto il tempo necessario. Mezz'ora sarebbe l'ideale per far emergere le considerazioni negative che hanno fatto sul vostro corpo, sulle vostre capacità, sull'amore, sui soldi, sulla vostra abilità creativa. So benissimo che i vostri genitori vi hanno detto anche cose meravigliose, ma adesso vogliamo concentrarci sui messaggi negativi che con ogni probabilità giacciono nel vostro subconscio e influenzano il presente. Quando faccio fare questo esercizio durante i seminari, è impressionante vedere come di solito l'energia nella sala a questo punto cala improvvisamente e tutti iniziano a sentirsi depressi. Non lasciatevi prendere da questa sensazione. Svolgete l'esercizio con obiettività e considerate i messaggi negativi con un certo distacco.
Fatelo ora e poi tornate all'ascolto. Adesso vorrei che guardaste la vostra lista dei messaggi negativi, di tutte le cose che vi sono state dette quando eravate bambini, perché si trovano ancora nella vostra mente inconscia e resteranno lì se non fate qualcosa per eliminarli. Siate obiettivi a riguardo e quando incontrate un elemento che suscita una sensazione nel vostro corpo, lasciatevi andare a un'esclamazione. Oh, ecco da dove veniva questa convinzione.